Hai appena risparmiato 1000 euro ed ora al posto di spenderli inutilmente li vuoi investire e far lavorare al posto tuo per avere un ritorno economico. Beh, innanzitutto complimenti perché inizi con la mentalità giusta di informarti prima di buttare i tuoi soldi a caso. Ed oggi sei nel video giusto perché andremo a parlare di come e dove poter investire del denaro, di quanto realisticamente possiamo aspettarci di guadagnare attraverso questi metodi e prima di tutto perché dovremmo farlo e se ne vale realmente la pena. Tutto questo però dopo la sigla. Oh, eccoci qui. Innanzitutto piacere, mi chiamo Riccardo e se non l'hai ancora fatto iscriviti qui sotto al mio canale perché potrebbe aiutarmi veramente tanto a far arrivare i miei contenuti al maggior numero di persone. Detto questo, dato che l'interesse è altissimo, direi che possiamo iniziare nello scandire quali sono i metodi per poter investire i nostri 1000 euro. Ed il concetto principale che ci dobbiamo anteporre prima di fare tutto questo è di andare a mettere i nostri soldi in qualcosa di cui possiamo beneficiare in futuro o in qualcosa che possa prendere valore e quindi farci avere più soldi un domani. Prima di iniziare però dobbiamo chiederci qual è la nostra situazione finanziaria ed il motivo è semplice e ve lo voglio spiegare con la mia amica Lavagna. Supponiamo che ora prendiamo i nostri 1000 euro, eccoli qui, 1000, e li investiamo in un qualsiasi modo, magari anche in uno dei metodi che menzionerò dopo, e abbiamo un ritorno del 10% annuo e nello stesso momento abbiamo un debito con degli interessi altissimi. Per esempio, non riusciamo a coprire dei soldi pagati con la carta di credito e gli interessi di questa carta di credito sono del 15%. Per semplicità diciamo che questo 15% è sempre su 1000 euro. Il ragionamento è semplicissimo. I soldi che spenderemo in interessi sono molto di più rispetto ai soldi che guadagneremo investendo. Quindi a questo punto, al posto di investire questi 1000 euro, la cosa che ci conviene fare di più è chiudere questo debito, in modo tale che possiamo ripartire da zero ed iniziare ad investire. Però a questo punto bisogna fare anche un altro ragionamento. Abbiamo sempre questi 1000 euro e il tasso di interesse del nostro debito è il 4%. Questo lo ripago con le normali rate, tanto è il 4%, e questi 1000 euro al posto di chiudere subito questo prestito li investo perché tanto posso ottenere di più, posso ottenere il 10%, quindi ho una differenza del 6%. Dove sta il mio guadagno? Poi ovviamente non è il 6%, ma è un po' meno perché su questo 10% vanno anche pagate le tasse. E quindi la prima cosa da fare, prima ancora di investire, è analizzare la nostra situazione finanziaria e a volte, come nel primo caso che abbiamo analizzato, ripagare i nostri debiti è l'investimento migliore che noi possiamo fare, soprattutto se questi debiti hanno un interesse altissimo. Ora però entriamo nel clou di questo video e iniziamo a parlare di metodi che ci portano un ritorno dal nostro investimento. Quando si parla di questo argomento, la prima cosa che bisogna fare è andare a capire e ricercarsi i rischi correlati al nostro tipo di investimento. Alla fine, prima di fare ogni cosa, dobbiamo andare a capire quali sono i rischi e se possiamo sopportarli. Il primo che voglio menzionare, dato che me l'avete chiesto in tantissimi e continuate a farmi tantissime domande su questa cosa, è il trading sui mercati finanziari. Io sul mio canale l'ho trattato svariate volte e qui in descrizione vi lascio il link ad una video discussione che ho fatto tempo fa con Luca Di Scacciati, che fa come professione il trader. Lì abbiamo esaurito completamente l'argomento del trading, con quanto bisogna iniziare, sono sufficienti 1000 euro, qualsiasi cosa che vogliate sapere prima di iniziare con il trading lo potete trovare in quel video, quindi ve lo consiglio vivamente se state iniziando. Però questo video è dedicato a come investire 1000 euro, perciò quello a cui state pensando è investire 1000 euro attraverso il trading. E su questa cosa voglio fare una precisazione: per fare in modo di avere un profitto con il trading dobbiamo dedicarci parecchio tempo per analizzare i grafici, per imparare a aggiornarci, riaggiornare i nostri fogli Excel, riaggiornare tutto. È un lavoro il trading e quello che ci si può aspettare, se si è bravi, se si è molto bravi, è un ritorno del 10% mensile, dedicandoci parecchio tempo, perché il trading è, ripeto, un lavoro. Perciò supponiamo di aver investito questi 1000 euro e supponiamo ogni mese di essere
essere veramente bravi e di ottenere un 10% dalle nostre speculazioni sui mercati finanziari. A fine di ogni mese da questi 1000 euro otterremo 100 euro e come potete capire questi 100 euro non ripagheranno tutto lo sforzo fatto nell'arco di quel mese, però di sicuro avremmo imparato una cosa: avremmo imparato che possiamo far lavorare i nostri soldi partendo da piccole somme, e quindi il nostro investimento saranno stati sì i 1000 euro sul trading, ma sarà stato molto di più l'educazione che ci siamo autogenerati investendo questi 1000 euro e provando e facendo esperienza in questa cosa già a partire da questo video, perché già a partire da questo video ti stai informando sulle svariate cose che puoi fare con i tuoi 1000 euro. Però voglio dirti che questi 1000 euro non ti faranno diventare ricco. La cosa che ti farà diventare ricco tra tutte queste cose che sto menzionando è l'educazione personale che l'investimento su questi 1000 euro avrà su di te, perché potrai capire come gestire e far lavorare questa piccola cifra che un domani, aggiungendo del risparmio, potrà diventare sempre più grande. E il 10% di 1000 è sì 100, ma il 10% di 10.000 inizia già ad essere 1000 e così via. Ora, dopo aver parlato del trading, dobbiamo obbligatoriamente parlare dei mercati finanziari, perché noi andremo a fare trading sui mercati finanziari. Parlando di mercati finanziari, ci sono svariate possibilità per investire i tuoi 1000 euro. Li puoi investire per esempio in azioni societarie e quindi possedere una piccola parte di quell'azienda dove hai investito. Però qui ci sarà una grande difficoltà che ti si metterà davanti, perché con 1000 euro, ok, sì, puoi cercare di crearti 2 posizioni in 2 aziende diverse, però se inizi a spezzettare ancora di più questo investimento, che ne so, 100 euro per ogni azienda, sono più le commissioni che paghi al broker per fare questo tipo di investimento piuttosto che la percentuale che andrei a guadagnare da questo investimento, sempre che tu sia bravo e abbia fatto una buona analisi prima di investire. E poi, tornando al discorso di prima, anche se il broker avesse le commissioni gratuite, tu comunque riesci a diversificare questi 1000 euro in 10 aziende, però a questo punto hai comunque da gestire 10 investimenti e questi 10 investimenti sono piccolissimi. Supponiamo che tu sia bravissimo e in un anno riesci ad ottenere il 20% su questi tuoi investimenti in azioni. Fatta l'analisi a priori, avrai ottenuto 200 euro in un anno, che non sono molti, però come dicevamo prima hai guadagnato in educazione personale. In ogni caso io con 1000 euro non farei mai 10 posizioni diverse in 10 aziende diverse, piuttosto inizierei a crearmi 1/2 posizioni con quei 1000 euro per poi continuare ad aumentare l'investimento e quindi le posizioni in diverse aziende, in modo tale di diversificare con il tempo. Piuttosto, se tu vuoi investire one shot, cioè un'unica volta quei 1000 euro e vuoi comunque diversificare, quello che farei io è investire quei 1000 euro in un indice o un ETF, un exchange traded fund che replica un indice borsistico. Se tu investi per esempio 1000 euro in un ETF che replica l'S&P 500, cioè un indice che replica l'andamento delle 500 più grandi aziende nei mercati finanziari degli Stati Uniti. Già a questo punto, se tu investi in un ETF che replica questo indice borsistico, stai differenziando il tuo investimento in 500 diverse aziende. E l'unica cosa che devi fare è investire dei soldi mensilmente, per esempio, in questo ETF. E l'andamento medio di questo indice, per esempio, dell'S&P 500 negli ultimi 100 anni è l'8-10% annuo. Ci tengo a dire però che questo andamento non è garantito. Ci possono essere anni di recessione dove questo indice ha un meno 10, meno 20%, ma ci possono essere anni come per esempio dal 2008 dopo la recessione ad oggi dove questo indice ha dato dei rendimenti assurdi. Quindi se stai per investire i tuoi soldi in un indice, sappi che è un investimento a lungo termine dove la media del tuo rendimento va calcolata
calcolata non su un anno ma su svariati anni, se vuoi fare questo tipo di investimento nel modo che secondo me è più intelligente. Ora, parlando di mercati finanziari, questo argomento potrebbe essere infinito, ma dato che stiamo pur sempre parlando di 1000 euro, secondo me ad ora l'argomento mercati finanziari si può concludere qui. Poi magari, se siete interessati, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e possiamo approfondire. Per andare avanti con un altro metodo dove investire i nostri 1000 euro, si può parlare di conti deposito o buoni postali. Io non voglio nemmeno stare qui a parlarci tanto, perché con i conti deposito e i buoni postali, tolte le tasse, alla fine si parla di guadagnare annualmente l'1%, magari se va bene l'1,5%. Quindi mi chiedo io, che senso ha fare questo tipo di investimento se l'inflazione va dall'1 al 2%? Praticamente molto spesso non riusciamo nemmeno a coprire l'inflazione e quindi la perdita di valore del nostro denaro con questo investimento. Quindi secondo me ad ora investire i nostri 1000 euro in questo tipo di investimento non ha alcun senso. Ora secondo me siamo arrivati alla parte più interessante: tutti i nuovi tipi di investimento, gli investimenti alternativi, peer-to-peer lending, lending immobiliare, equity crowdfunding, crowdfunding immobiliare, tutti questi nuovi investimenti che ci portano o ad avere degli interessi dovuti a un nostro prestito fatto o un qualcosa, un equity che si apprezza col tempo e noi possiamo rivendere. Se però vogliamo declinare tutti questi investimenti alternativi ai nostri 1000 euro, io ne vedo soltanto uno valido ed è il peer-to-peer lending. Questo perché tutti gli altri hanno un problema di diversificazione. Prendiamo per esempio l'equity crowdfunding, dove si va ad investire su una startup o su un progetto con l'aspettativa che questa startup faccia scintille e la nostra porzione di proprietà di quella startup ci dia un buon rendimento un domani se la dovessimo vendere. In queste piattaforme il minimo investimento molto spesso è 500 euro, quindi potremmo differenziare i nostri denari soltanto su 2 startup. Se entrambe le startup falliscono, noi abbiamo perso i nostri 1000 euro, così tutto su un colpo. Mentre nel peer-to-peer lending la cosa positiva è che possiamo differenziare il nostro investimento in tantissimi piccoli prestiti. Poi, se volete andare ad informarvi di più sul peer-to-peer lending, qui sotto in descrizione vi lascio alcuni video dove ne parlo più approfonditamente e potete andare a capire di cosa si tratta. Però in breve, per farvela semplice, il peer-to-peer lending si tratta di prestare dei soldi a delle persone per dei progetti che possono essere progetti immobiliari, finanziamenti o cose di questo genere, e dopodiché queste persone o aziende ci ridanno indietro questi soldi più un interesse e il nostro guadagno sta in quell'interesse. Il vantaggio di queste piattaforme è che possiamo iniziare a prestare i nostri soldi partendo da cifre bassissime come 5 o 10 euro e quindi possiamo differenziare il nostro prestito anche in 100 diversi prestiti con i nostri 1000 euro. Io la piattaforma principale che sto utilizzando, e lo potete vedere anche nel mio reportage di fine mese dove faccio vedere tutti i miei investimenti, è Bondora, con cui mi sto trovando molto bene, soprattutto per quel che riguarda il piano Go and Grow. Tu semplicemente depositi i tuoi soldi in questo piano e la piattaforma, attraverso dei bot, si occupa di diversificare automaticamente i soldi che tu ci hai depositato al suo interno. E con questo piano il rendimento atteso, che non è garantito, ci tengo a dirlo, è del 6,75% annuo, che non è altissimo, però bisogna considerare che con questa piattaforma, con Bondora, si possono prelevare i soldi in qualsiasi momento in cui dovessimo averne la necessità. Se volete informarvi di più sul peer-to-peer lending o magari su questa piattaforma, io ci ho fatto una recensione, vi lascio il link alla recensione qui sotto, ed oltretutto, se volete iniziare ad investirci, io ho un link invita un amico tramite il quale potete iniziare a depositare 5 o 10 euro e avere anche un bonus di 5 euro. Questo bonus va ad entrambi, quindi io vi ringrazio perché supportereste anche il canale. Però come sempre, prima di fare ogni cosa, andatevi ad informare ed approfondire. Ora, una cosa di cui bisogna parlare quando si sta per investire il nostro denaro è investire in noi stessi. E quando investiamo in noi stessi ci sono migliaia di possibilità e opportunità. Una prima cosa può essere semplicemente investire in una nostra idea.
abbiamo un'idea innovativa, sappiamo che ci servono dei soldi per concretizzare questa nostra idea, prendiamo questi 1000 euro e iniziamo a creare qualcosa basato sulla nostra idea. O per esempio possiamo creare un nostro business, possiamo aprire un canale YouTube, compri una fotocamera, un microfono, molto spesso ti servono anche meno di 1000 euro, inizi a lavorarci sopra e crei il tuo business. E molto spesso investire questi 1000 euro in un business o in un'attività e quindi finanziare noi stessi ha dei rendimenti molto ma molto più alti rispetto ad investire questo denaro in un qualcosa di terzo. Di attività che possiamo autofinanziarci ce ne sono migliaia, un sito, un blog, possiamo iniziare a mettere da parte dei soldi per fare Amazon FBA, possiamo fare dropshipping, possiamo aprire un e-commerce. Veramente adesso con 1000 euro ci sono tantissime attività ed idee che possiamo concretizzare e autofinanziarci con questi 1000 euro. Quindi questa è di sicuro un'idea che devi considerare. Però devi anche considerare che questi 1000 euro sono sì un investimento, ma dietro ci sta anche del tuo lavoro. Li devi pensare più come un finanziamento a te stesso per far partire una tua idea dove devi lavorarci sopra. Poi, sempre parlando di investimenti su noi stessi, bisogna parlare di investire nella nostra formazione. Perché investire in formazione? È semplice, qualsiasi cosa tu faccia lavorativamente, se impari a farla meglio puoi guadagnare più soldi. Hai per esempio un locale e un bar e fai un corso sull'esposizione nei social network e sul miglioramento della tua posizione online. Impari queste skill investendo una porzione di questi 1000 euro su quel corso che te le fa imparare, dal giorno dopo le applichi e se hai imparato bene e se quel corso è stato valido, puoi aspettarti di avere più clienti nel futuro e quindi di guadagnare più soldi e quindi di rientrare e guadagnare dal tuo investimento. Poi, come sempre, il mio consiglio è sempre di diversificare anche nella tua formazione e anche nelle tue attività, perché in un'attività puoi fallire, però ne è un'altra, perché un corso può essere scadente, però ne hai comprato un altro. Quindi il principio della diversificazione vale per qualsiasi cosa, imprenditorialmente parlando, lavorativamente parlando e soprattutto per quel che riguarda gli investimenti. Diversificazione è la parola che tutti dovremmo stamparci in testa. Il secondo principio che vorrei imparaste attraverso questo video, dopo la diversificazione, è che ogni investimento ha correlato un rischio e che non tutti gli investimenti sono per tutte le persone. Perciò, prima di fare una qualsiasi cosa, bisogna analizzare la nostra situazione finanziaria, analizzare il rischio correlato a quel tipo di investimento, analizzare il rendimento che quell'investimento può portarci e trovare la taglia perfetta di queste cose per ogni singola persona. Fatto questo, possiamo capire se quello è un investimento per noi o se dobbiamo evitare quel tipo di investimento. Ultima cosa che ci tengo a dire è che ognuno deve fare le proprie analisi. È sempre una cosa positiva ascoltare come la pensano gli altri, ma poi ognuno a casa deve fare i propri compiti e non ascoltare e fare semplicemente quello che dice un ragazzo 21enne sul suo canale YouTube. Ognuno deve fare, giudicare e prendersi le proprie responsabilità quando sta per fare un investimento. Detto questo, ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo video, se avete altre proposte, idee per un qualsiasi investimento. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto ed è stato interessante. Iscrivetevi al mio canale se non volete perdervi nessun altro nuovo video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!